Eccoci qua con l'ennesima ricetta veloce. Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Iscrivetevi al canale, per voi è gratuito, non costa niente e a me aiutate ad avanzare nelle classifiche di YouTube. Allora, oggi non avevo il pane, volevo fare il polpettone. Come fare il polpettone senza il pane? Lo si fa con le patate. Andiamo a vedere come. Allora, vediamo insieme gli ingredienti: 1 kg di macinato misto, o solo maiale o solo manzo come volete, 1 kg di patate, 250 g di formaggio, 3 uova, 1 o 2 spicchi di aglio a piacere, sale e pepe quanto basta, si può aggiungere volendo della noce moscata, olio di oliva quanto basta. Allora, anche il tipo di formaggio utilizzate quello che avete nel frigo, non preoccupatevi sul tipo di formaggio. Abbiamo il nostro macinato che può essere appunto misto oppure solo di maiale oppure solo di manzo come preferite, e abbiamo il nostro aglio, 1 o 2 spicchi a piacere, fate un po' a secondo del vostro gusto, se volete potete anche non mettere l'aglio. Io ho tagliato il chilo di patate e l'ho messo in una teglia di vetro e lo faccio andare 25 minuti circa nel forno a microonde. Quindi fissiamo i minuti, così nel frattempo le patate si lessano, non troppo, restano leggermente dure perché dopo faranno un'ulteriore cottura nel forno. Prendo la carne macinata, la metto in un contenitore, in una piccola terrina in questo caso, e taglio l'aglio finemente e lo aggiungo alla carne. Lo proprio va tagliato il più fine possibile. Qua vi faccio vedere circa come lo taglio. Potete utilizzare anche il robot se volete, o quelle cosine automatiche a molla. E quindi una volta che l'ho spezzettato fine lo inserisco nella carne macinata. Quindi ho preso, si può usare anche il pecorino, ovviamente se usate formaggio grana padano o pecorino utilizzatene circa 100 grammi in meno, 150 grammi, perché è molto saporito. Io avevo dell'Emmental, quindi ho preso dell'Emmental. In questo caso poi sto aggiungendo il sale alla carne macinata e al trito di aglio, così poi da poter mescolare con una forchetta. Vedete, proprio mescolo l'aglio e il sale con la carne tritata. Andiamo avanti a mescolare fino a che ci sembra tutto ben mescolato bene, tutto ben amalgamato, altrimenti si possono fare dei grumi d'aglio o dei grumi di sale. Quindi mi raccomando, mescolate molto bene per evitare poi questi grumi. Prendo il formaggio tagliato a cubettini e lo inserisco sempre nel nostro macinato e attendo, lo metto a riposare, potete coprirlo con una carta velina, io in questo caso con della carta a casa, fino a che le patate non sono pronte. Fate raffreddare le patate, che restino tiepide, che non siano troppo calde, e quindi versatele sulla carne, sul nostro composto di macinato, aglio, sale e formaggio, e schiacciatele sempre con la forchetta come stavate facendo prima con la carne. Potete anche in alternativa prendere lo schiacciapatate e fare come quando si fa la purè, schiacciare le patate già prima. Io lo faccio così perché nello spirito delle ricette veloci, senza sporcare tanta roba, senza utilizzare tanta roba, si fa con quello che si ha, e quindi con la forchetta vado avanti a schiacciare piano piano le mie patate e poi a mescolarle nell'impasto di carne. Ecco qua, li abbiamo praticamente inserite tutto il nostro chilo di patate col nostro chilo di macinato già insaporito con l'aglio e con il sale, e procedete proprio a schiacciarle bene tutte, altrimenti anche qua vi si faranno dei grumi che poi possono non essere molto piacevoli, insomma, al palato. Quindi una volta che le ho schiacciate tutte inizio a mescolare bene, prima con la forchetta, poi se volete vi lavate bene le mani e fate come si fa a fare l'impasto, iniziate a mescolare, a impastare con le mani. Ecco qua il nostro impasto pronto. Prendiamo le 3 uova, rompiamo le 3 uova e aggiungiamole al nostro impasto di carne, patate, formaggio, aglio e sale.
A questo punto potreste aggiungere anche il pepe e una grattatina di noce moscata a chi piace. Io non aggiungo il pepe in quanto ho un'allergia, per cui non utilizzo il pepe poi perché non piace in casa, quindi utilizzo solo il sale in questo caso. Aggiunte le uova, rimescoliamo tutto. Dobbiamo anche con le uova, mi raccomando, poi lavatevi bene le mani, tenete sempre le cose che utilizzate pulite, quindi mescoliamo bene, facciamo in maniera che le uova siano ben disciolte nell'impasto, quindi abbiate pazienza, dovete procedere, ci vuole un paio di minuti, ecco, insomma, però mescolate molto bene. Questo aiuta anche a rimescolare l'impasto in generale, quindi anche a risciogliere le patate in mezzo alla carne, e quindi stendete su una teglia. Io ovviamente ho messo della carta a forno, un goccino di olio di oliva e poi ho steso. Attenzione, si può fare il polpettone classico tondo, io qua l'ho schiacciato e fatto piatto perché si cuocesse più velocemente. Lo mettete in forno a 180 gradi per circa 45 minuti, nel mio caso, dipende poi dal tipo di forno e anche dalla forma che gli date. Se gli date la forma un po' più alta ci vuole anche un'ora, un'ora e un quarto. Con la forma invece un po' schiacciata, così come l'ho fatto io, a schiacciata, eccolo qua che è pronto. Avrete così un polpettone buono, morbido, saporito, piacerà sia ai bimbi che agli adulti e ci avete impiegato grosso modo una ventina di minuti in tutto, salvo la cottura. Per questa ricetta è tutto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un bel like, condividete il video, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno, ciao!